Usi ancora prima Timoteo 2 per vietare alle donne di predicare? Attenzione, perché stai scambiando una lettera dove il tema era la sottomissione familiare per un comandamento universale. Molta attenzione, perché il tema non è il divieto del ministero femminile. Il tema non è proprio il pastorato femminile. Ti spiego il motivo della lettera. Paolo scrive a Timoteo che si trova a Efeso. Lì non c'era un problema di dottrina generale, ma un'emergenza culturale, perché Efeso era la città della dea Diana, dove le divinità erano femminili e le donne dominavano i culti pagani con molta arroganza, e alcune donne appena convertite stavano portando quel modello femminista esterno e pagano dentro la Chiesa. E nota quindi le parole dell'Apostolo Paolo, che non dice Dio vieta, ma scrive io non permetto. Sta dando una direttiva temporanea per fermare un'insurrezione in quella situazione particolare. Alcune donne stavano letteralmente usurpando l'autorità del mariti per insegnare eresie pagane. Ecco perché scrive non permetto. L'Apostolo Paolo sta mettendo ordine in una rissa, non sta scrivendo una legge per il 2026. Sono le stesse sacre scritture che ci danno un'immagine discreta di questa realtà nel racconto del tumulto di Efeso nel capitolo 19 del libro degli Atti. Ecco perché la Bibbia non va solo letta, va scavata. Senza il contesto storico e linguistico, la Bibbia diventa un'arma nelle mani di chi vuole confermare piuttosto le proprie idee e non quelle di Dio. Chi si ferma alla superficie trova solo i propri pregiudizi, chi scava a fondo trova la verità. E poi, se prendi questo verso alla lettera per sempre, allora devi fare la stessa cosa con tutto il resto. Allora perché non ti saluti col santo bacio? Perché non vai a Troas a prendere il mantello di Paolo? E il lavaggio dei piedi? La Bibbia stessa dice di farlo. La verità è che noi distinguiamo tra usanze culturali e leggi morali per tutte le altre cose. Ma perché per le donne fai eccezione? Dio dice: spanderò il mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. Atti 2, 17. Se Dio dà lo spirito alle donne per proferire le sue parole, chi è l'uomo per dir loro di tacere? Dio non fa distinzioni di genere nel ministero, le facciamo noi con una lettura superficiale. Studia la parola in profondità, non fermarti alla superficie. Il ministero è una chiamata, non biologia. Chi ha orecchi per udire, oda. Che Dio ti benedica.